Oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti, il congiuntivo. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di congiuntivo e lo faremo attraverso un test. È molto semplice, io ti farò vedere delle frasi e tu devi dirmi se questa frase è corretta o sbagliata. E se è sbagliata, devi provare a correggerla. Poi, ovviamente, ti darò la risposta corretta. Iniziamo subito con la prima frase. Sono sicuro che tu possa aiutarmi in questo progetto. Questa frase è corretta o sbagliata? Ti do un po' di tempo per pensarci, ma se hai bisogno di più tempo, metti in pausa il video. Questa frase è sbagliata. Beh sì, perché in realtà la frase corretta sarebbe: sono sicuro che tu puoi aiutarmi in questo progetto. Ma perché? Beh, perché abbiamo sono sicuro. Sono sicuro è una frase che esprime qualcosa di certo, un fatto certo, un fatto sicuro. Quindi non è necessario utilizzare dopo il congiuntivo, che invece usiamo quando nella prima frase abbiamo un dubbio, un'opinione, eccetera. Ora, ci sono dei casi molto particolari in cui possiamo usare il congiuntivo anche con sono sicuro. Però, di nuovo, sono particolari. Nel 90% dei casi usa l'indicativo. Andiamo avanti con la prossima frase. Io penso che io venga domani alla festa. Io penso che io venga domani alla festa. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata, proprio sbagliata. Ma perché? Beh, abbiamo penso, che in questo caso esprime un dubbio, quindi in realtà sarebbe giusto utilizzare il congiuntivo. Ma qual è il problema? È che il soggetto di penso e il soggetto di venire è lo stesso, è sempre io. Io penso è che io venga. Quando succede questo, cioè quando i soggetti dei due verbi sono uguali, non usiamo il congiuntivo, ma usiamo di più l'infinito. Quindi penso di venire alla festa domani. Questo è molto importante ed è anche più facile, perché non devi usare il congiuntivo. Quindi penso di venire, ok? Andiamo avanti con la prossima frase. È giusto che i dipendenti vengano pagati bene. È giusto che i dipendenti vengano pagati bene. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Eh sì, perché in italiano usiamo il congiuntivo se nella prima frase abbiamo un'espressione impersonale formata dal verbo essere più un aggettivo. Per esempio, è facile, è difficile, è possibile, è impossibile, è giusto, non è giusto. Queste sono tutte espressioni impersonali, cioè non hanno un soggetto, non hanno una persona. E dopo, quindi nella frase dopo questa espressione impersonale, usiamo il congiuntivo. Ecco perché diciamo è giusto che i dipendenti vengano pagati bene. Andiamo avanti con la prossima frase. Secondo me, Venezia è la città più bella del mondo. Questa frase è corretta o sbagliata? Prima di tutto sono d'accordo, perché anche secondo me Venezia è la città più bella del mondo. Non si usa il congiuntivo, quindi questa frase è corretta. E tu mi puoi dire, Stefano, ma perché non usiamo il congiuntivo? Secondo me è chiaramente un'opinione. Sì, hai ragione, ma secondo me non è un verbo. Attenzione, perché il congiuntivo si usa nelle frasi dipendenti. Quindi io ho una frase principale, penso, credo, è giusto. E poi ho dopo un'altra frase
con un altro verbo dove uso il congiuntivo. Ma qui non ho una frase principale. Secondo me non è un verbo. Quindi quando diciamo secondo me, per me, che chiaramente esprimono un'opinione, perché secondo me è un'opinione personale, ovvio, non usiamo il congiuntivo perché non abbiamo una frase principale. Abbiamo solo un verbo. Secondo me Venezia è la città più bella del mondo. Questo è molto importante ed è anche un ottimo modo per non usare il congiuntivo. Andiamo avanti con la prossima frase. Signore, la prego, si siede. Questa frase è corretta o sbagliata? E tu mi dirai, Stefano, ma dov'è il congiuntivo qui? Questa frase è sbagliata. Infatti si dice, signore, la prego, si sieda. Si sieda. Ma perché questo? Beh, perché in realtà qui dobbiamo usare il congiuntivo, anche se non è proprio un congiuntivo, ma è un imperativo. Ma questa frase è chiaramente formale. Signore, la prego. È l'imperativo formale, quindi la forma lei dell'imperativo, in realtà è un congiuntivo. Quindi se noi coniughiamo il verbo sedersi all'imperativo, abbiamo siediti, poi si sieda, come vedi cambia la posizione del pronome, il pronome con il congiuntivo o imperativo formale si mette prima, sediamoci, sedetevi. Quindi attenzione, si sieda, perché dobbiamo usare il congiuntivo. Fantastico, siamo esattamente a metà di questo test. E prima di andare avanti voglio dirti che se hai trovato alcune domande un po' più difficili o comunque alcune cose non ti sono troppo chiare, beh, questo è esattamente il motivo per cui abbiamo creato un corso intero solo sul congiuntivo. Sto parlando del nostro corso Italiano in 30 giorni congiuntivo, un corso intensivo di 30 giorni per imparare tutto quello che c'è da sapere su questo bellissimo argomento. Infatti, grazie alle video lezioni con me, tanto materiale, ma soprattutto tantissimi esercizi, riuscirai a imparare in modo naturale e automatico il congiuntivo. Quando finirai il corso, finalmente dirai: ah, finalmente adesso il congiuntivo ha senso. E ovviamente ti sentirai molto più sicuro o sicura di te quando parli, perché non dovrai più pensare qui uso il congiuntivo o no, o uso l'indicativo. Aspetta, quale forma del congiuntivo devo usare? Con questa parola si usa il congiuntivo o no? Non avrai più questi dubbi, perché nel corso vediamo tutto quello che c'è da sapere sul congiuntivo. E quindi per te parlare sarà inevitabilmente più facile. Fidati che anche gli italiani rimarranno a bocca aperta, cioè quando ti sentiranno usare il congiuntivo in modo perfetto. A questo corso hanno partecipato più di 800 studenti che sono rimasti super soddisfatti del corso, ma anche di tutto quello che hanno imparato sul congiuntivo. Puoi dare un'occhiata a tutti i dettagli sul corso e iscriverti scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Fantastico, adesso andiamo avanti con il test. Vorrei che oggi ci fosse il sole. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Infatti ricorda che in italiano quando abbiamo un condizionale, soprattutto con il verbo vorrei, quindi quando stiamo esprimendo un desiderio, nella frase dipendente, quindi nella frase dopo il verbo vorrei, usiamo il congiuntivo imperfetto. Quindi anche se io vorrei che oggi ci fosse il sole, quindi una cosa nel presente, comunque uso il congiuntivo imperfetto perché la regola dice che se abbiamo nella frase principale un condizionale, come vorrei, poi dobbiamo usare il congiuntivo imperfetto. Questo è molto importante e tanti studenti lo sbagliano. Andiamo avanti con la prossima frase. Se avrei più tempo, leggerei di più. Questa frase è corretta o sbagliata?
è sbagliata, perché qui abbiamo un periodo ipotetico del secondo tipo. Stiamo facendo un'ipotesi. E come si forma il periodo ipotetico del secondo tipo, cioè il periodo ipotetico della possibilità? Nella frase con il se usiamo il congiuntivo imperfetto. Nell'altra frase, invece, usiamo il condizionale presente. Quindi, se avessi più tempo, che è la mia premessa, leggerei di più, che è la conseguenza. Andiamo avanti con la prossima frase. Credevo andaste in vacanza alle Maldive. Credevo andaste in vacanza alle Maldive e invece siete andati da un'altra parte, per esempio. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. E che cosa significa questa frase? Beh, che io credevo nel passato che voi andaste, che è un congiuntivo imperfetto, alle Maldive nel passato. Però adesso ho scoperto che invece siete in vacanza in Italia, per esempio. Questa è una struttura molto comune in italiano. Credevo che più il congiuntivo imperfetto, perché noi pensavamo questa cosa, però poi abbiamo scoperto che è diverso. Quindi credevo che andasti in vacanza alle Maldive e invece adesso vedo che siete in vacanza in Italia. Quindi nella frase principale usiamo credevo, il verbo all'imperfetto, e poi nella frase dipendente, quindi la frase dopo, usiamo il congiuntivo imperfetto, andaste. Però qui c'è una cosa molto interessante. La frase non è credevo che andaste, ma credevo andaste. Dov'è il che? Forse tu hai detto che questa frase è sbagliata perché ci siamo dimenticati il che, ma no, in realtà è totalmente corretto. Questo perché in italiano possiamo tranquillamente omettere il che. Credevo andaste, credevo fossi, e possiamo farlo sempre. Quindi se senti un italiano dimenticarsi il che, non ti preoccupare. Non è un errore, ma semplicemente una cosa che succede molto molto spesso, soprattutto nella conversazione, nel parlato. E ora andiamo avanti con la prossima frase. Il cane sta fermo davanti alla porta come se sappia che il padrone sta per arrivare. Una frase bella lunga. È corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata, mi dispiace, è sbagliata. Questo perché abbiamo una struttura interessante, come se, che in italiano richiede nella maggior parte dei casi il congiuntivo imperfetto. Quindi la frase corretta sarebbe: il cane sta fermo davanti alla porta come se sapesse che il padrone sta per arrivare. Quindi non sappia, che è un congiuntivo presente del verbo sapere, tra l'altro un congiuntivo irregolare, ma sapesse, il congiuntivo imperfetto, come se sapesse. E ora vediamo l'ultima frase di questo test. Ti supporterò qualunque decisione tu prenda. Corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Sì, qui usiamo il congiuntivo prenda. Perché? Perché abbiamo un aggettivo indefinito, qualunque. Infatti, con gli indefiniti, come qualsiasi, qualunque, chiunque, usiamo il congiuntivo. Questo è molto importante. Ecco perché prenda, qualunque decisione tu prenda. E come vedi è molto interessante anche il fatto che aggiungiamo tu, perché se tu ci pensi, prendere è che io prenda, che tu prenda, che lui lei prenda. Quindi molto spesso in realtà con il congiuntivo esprimiamo i pronomi personali proprio per specificare la persona, dato che le prime tre forme al presente sono uguali. Quindi qualunque decisione
tu prenda. E ora, se vuoi continuare a studiare il congiuntivo e imparare anche i dettagli più piccoli in modo da sentirti ancora più sicuro o sicura quando parli, non dimenticare di dare un'occhiata al nostro corso Italiano in 30 giorni congiuntivo, un corso intensivo di 30 giorni per diventare bravissimo o bravissima con il congiuntivo e aumentare la tua sicurezza nella conversazione. Puoi leggere tutti i dettagli del corso e iscriverti scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E se questo video ti è piaciuto e hai imparato nuove cose sul congiuntivo, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo, anche se è un piccolo gesto per te, per noi è una cosa molto importante, perché stai dicendo a YouTube che questo video è interessante, è utile e YouTube lo consiglierà a tantissimi altri studenti e studentesse come te. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!